Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon sabato. Prima di cominciare questo contenuto, ovviamente a ridosso del match Lazio-Napoli di oggi alle 18, probabili formazioni in casa Napoli e in casa Lazio, un piccolo pensiero su Bologna-Torino che volevo condividere assolutamente con voi e il TAR della Sicilia che legittima l'abuso per quanto riguarda la situazione trasferte vietate nei confronti dei napoletani e non. Nei confronti dei napoletani si può chiamare anche discriminazione territoriale a tutti gli effetti. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, passaggio importantissimo per restare aggiornati, soprattutto oggi che poi c'è la live alle 20 stasera, quindi chi si iscrive attiva la campanellina, riceverà la notifica una mezz'oretta prima della live delle 20 nell'immediato post partita. Vi aspetto numerosi, sezione commenti qui sotto dove ci confrontiamo e cresciamo insieme. Detto questo, le ultime in casa Napoli e in casa Lazio. Conte dovrebbe schierare un 3-5-2 o un 5-3-2, mettetela come volete. Comunque Juan Jesus, Rachmani, Buongiorno, Di Lorenzo e Mazzocchi, gli esterni di centrocampo o i quinti di difesa, Lobotka, Anghissà e McTominay nella linea mediana, Raspadori e Lukaku il reparto offensivo. La Lazio dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaacsen, Pedro e Zaccagni dietro Castellanos, la punta. C'è un ballottaggio in casa Lazio, Pedro, Dele Bashiru ovviamente favorito, Pedro 60 e 40%. Catena di sinistra, stavo dicendo carriera di sinistra. Catena di sinistra, quella della squadra di Baroni che comunque funziona molto, ma molto bene e soprattutto quando le gambe te lo danno e quando la mente è molto libera nei primi 45 minuti, gli automatismi non voglio dire fanno paura perché sarebbe poi secondo me un'esagerazione, però sono molto ma molto bravi nel costruire, soprattutto a sinistra. Non dimentichiamoci però che teniamo a bada quella catena, ma in mezzo al campo ci sono calciatori che comunque dai 20 metri vedono la porta. Pedro, Isaacsen, facciamo attenzione anche a qualche tiro da fuori che potrebbe poi portare la Lazio in vantaggio. Per quanto riguarda la formazione del Napoli, dobbiamo solamente tenere botta a quanto si legge, perché poi leggo tantissimi commenti e immischiata la formazione per andarci a difendere a Roma, noi dobbiamo dettare legge, dobbiamo portare 3 punti a casa, siamo tutti d'accordo, però io condivido la situazione di Conte nel volersi tenere qualche esterno, quelli che rimangono poi, salvo infortuni, in panchina, per far sì che poi quando la Lazio cala, tra virgolette, perché poi dobbiamo sempre vedere se cala ovviamente dopo il 60°, schierare qualche esterno fresco per poter poi dare un po' di brio e al limite rimettere la partita a posto nel caso sei sotto o andarti comunque a giocare i 3 punti nel caso sei in vantaggio. La Lazio concede, è una squadra che a livello difensivo non è l'Atletico Madrid di Simeone di qualche anno fa, perché poi è cambiata anche lì la situazione. Dobbiamo solo essere bravi a leggere le varie fasi del match, ma su questo non ho alcun dubbio perché Conte e la squadra sanno perfettamente come e cosa fare in determinati momenti della partita. Pensiero per quanto riguarda Bologna-Torino e passiamo alle trasferte vietate. Forse avete già capito di chi andrò a parlare, ma in maniera molto breve. Elmas entra, se non vado errato, dopo il 60°, dopo 3 minuti la butta dentro e io auguro al calciatore un grandissimo proseguo di campionato perché è sempre stato molto educato. Conosciamo i piedi del calciatore sicuramente a livello tecnico, io non l'ho mai messo in discussione, è stato il 12° uomo dello scudetto che non ha fatto rimpiangere poi quel suoso che è andato a Parigi, non lo voglio nemmeno nominare, quando era fuori per infortuni e affaticamenti e quindi dobbiamo solo augurargli il meglio. Per quanto mi riguarda è la stima che provo nei confronti del calciatore, del nuovo calciatore del Torino. Un bellissimo gol, bello il tocco felpato, comunque Elmas per quanto riguarda l'aspetto tecnico dei piedi sapevamo assolutamente cosa avevamo perso un anno fa nella sessione di mercato
di gennaio, dove trattativa lampo e chiese la cessione e se ne andò in un'annata dove non ha funzionato niente, sarebbe stato un valore aggiunto e un uomo sul quale poter puntare anche per quanto riguarda il Napoli di Conte. Ma questo è il mio punto di vista. Trasferte vietate o discriminazione territoriale. Allora, l'avvocato Grimaldi, Eric Grimaldi, noto cassazionista del Foro di Napoli, da sempre a tutela dei diritti e delle libertà, ritiene questi provvedimenti di divieto ai danni dei tifosi un'aberrazione giuridica. Con queste decisioni si legittima la soppressione sistematica dei diritti fondamentali. Se oggi tocca ai tifosi, domani toccherà a chiunque altro. E aggiunge: un abominio giuridico si sta consumando nel silenzio delle istituzioni con l'avallo della giustizia amministrativa. Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso di alcuni tifosi del Mantova, affermando addirittura che il divieto di trasferta non incide su diritti fondamentali ma su un mero interesse ricreativo. Una motivazione pericolosa, infondata e giuridicamente inaccettabile che rischia di legittimare un'escalation di repressione indiscriminata nel calcio italiano. È necessario denunciare con fermezza le gravi falle giuridiche di questo sistema. La libertà di circolazione non è un'opzione ma un diritto costituzionalmente tutelato, come dispone l'articolo 16, che garantisce la libertà di movimento dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Un divieto generalizzato che colpisce un'intera categoria di persone in Lazio-Napoli, i residenti in Campania. Non è una misura di sicurezza, ma una discriminazione su base territoriale. I provvedimenti non colpiscono gli responsabili di eventuali disordini, ma un'intera comunità, senza alcuna distinzione tra chi ha un passato di daspo e chi ha sempre seguito la propria squadra pacificamente. Questa è una punizione collettiva che in uno Stato di diritto non può esistere. Continua l'intervista, ovviamente, per quanto riguarda questa situazione, ma mi soffermo solo sulla situazione della discriminazione territoriale, perché è palese ed è sotto gli occhi di tutti. Allora, se tu pensi che una tifoseria sia pericolosa, lo può essere in toto? Va bene, siamo d'accordo, lo può essere in toto, ma allora i tifosi del Napoli che sono residenti a Massa Carrara, a Bologna, in un'altra parte dell'Italia, comunque hanno il cuore azzurro e sono napoletani dalla nascita e lo saranno sempre, quindi possono essere pericolosi anche loro. Quindi non serve a niente, diciamo, vietare le trasferte ai tifosi residenti in Campania, perché se poi ci trattate così, discriminando il territorio, possono diventare altrettanto pericolosi anche quelli che risiedono all'estero. Non serve l'essere residenti a Napoli per, diciamo, aumentare il tuo status di criminale, mettiamola così, perché poi è così che ci state trattando. Diciamo che non è stato fatto nemmeno niente, e non mi voglio dilungare troppo sulla questione per quanto riguarda la situazione tifosi dell'Udinese contro i tifosi del Venezia, dove non abbiamo letto da nessuna parte trasferte vietate ai tifosi dell'Udinese o tifosi del Venezia che hanno acceso la miccia, i tifosi dell'Udinese si sono ribellati, quindi provvedimenti eccetera. Non c'è stato alcun provvedimento, anche se scontri e piccoli tafferugli ci sono stati. Quindi vediamo comunque come sono sempre due pesi, anzi sono 30 pesi e 30 misure diverse, così come sono 30 pesi e 30 misure diverse la situazione arbitrale. Possiamo passare da un argomento all'altro, ma la gestione delle cose in Italia è sempre la stessa, a tarallucce e vino, e quindi ecco che siamo qui e saremo qui a parlare delle stesse cose senza aver trovato poi una soluzione. Io mi auguro che, perché da ottimista e con un tantino di fiducia guardando al futuro, spero che cambi questa situazione delle trasferte vietate, cambi questa situazione di gestione del calcio con tante telecamere che ci sono. Sarebbe poi, credo, molto più semplice di quanto lo era prima identificare, estirpare e lasciare ovviamente le famiglie, padri con bambini, gente che si fa un mazzo così tutta la settimana o tutto il mese o tutto l'anno per raccimolare soldi per l'abbonamento, mettersi in viaggio, treni,
aerei, alberghi da prenotare per chi è fuori, quindi state facendo un danno morale al di là del danno economico a tantissimi tifosi del Napoli che non c'entrano praticamente niente, e anche i tifosi delle altre squadre, nel caso poi diciamo che i divieti di trasferta si vadano ad allargare a tutte le tifoserie d'Italia, ma non succederà mai, perché appunto, così come è stato molto chiaro l'avvocato Grimaldi, si può anche chiamare discriminazione territoriale a tutti gli effetti. L'articolo 16 parla chiaro: non si può vietare il movimento dei cittadini su tutto il territorio nazionale, a meno che ovviamente tu non sei un ergastolano uscito ieri sera o evaso ieri sera, allora lì siamo d'accordo, ma visto che diciamo eh, siamo anche molto, tra virgolette, pacifici, perché poi i gruppi organizzati ci sono in tutte le tifoserie, e le cose che succedono e che sono successe anche in passato nel calcio, non solo con tifosi del Napoli, ma anche con altre casacche italiane, ma anche a livello europeo, perché qui possiamo allargare il discorso, che ne so, a tifosi inglesi, dove lì però il pugno duro ha funzionato tempo fa, regolamentando il calcio e le tifoserie diversamente. Qui non lo si vuole fare perché probabilmente c'è un riscontro economico, perché poi è sempre lì che si va a finire, ma è una mia considerazione, poi aspetto la vostra qui sotto nei commenti. C'è sempre un riscontro economico notevole per quanto riguarda chi gestisce determinate situazioni, tra amicizie e favori da dover fare. È l'Italia dei favori, è sempre stato così, sempre Forza Napoli. Speriamo di vincere la partita stasera. Oltretutto e tutti, dell'arbitro non ho parlato, ma l'arbitro fa gioco, così come potrebbe non far gioco, ecco, per quanto riguarda il regolamento. Auguriamoci che vada tutto liscio stasera, così da smuovere un tantino la classifica con questi 3 punti e riportare anche la situazione orgoglio, entusiasmo, voglia di continuare a rompere le scatole lì su, anche per quanto riguarda la squadra, Conte e la società. Sempre Forza Napoli. Ciao.